Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi faremo il taleggio. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, taleggio è è un nome di un formaggio molto rinomato e ha anche il marchio DOP, quindi faremo un simil taleggio, proveremo a copiarlo e spero di avvicinarmi il più possibile al gusto del taleggio. È una procedura abbastanza lunga perché comunque durerà 60 giorni la stagionatura, circa 60-70 giorni, dipende sempre dalla pezzatura del formaggio che andremo a creare. Abbiamo bisogno di cominciare qualche giorno prima perché dobbiamo creare uno starter. Uno starter cos'è? È quell'insieme di batteri, diciamo, datemela buona, che trasformeranno poi dopo la cagliata nel formaggio desiderato, ok? Quindi io qua oggi ho preso del taleggio originale, naturalmente, con la sua crosta. Sono circa 3 etti di taleggio che adesso vado a pelarlo e lo frullerò assieme al latte. Abbiamo bisogno di far fermentare questo formaggio per creare questi batteri. Se voi volete omettere questo passaggio, esistono su internet, trovate su internet nei vari siti, che poi magari vi metto il link sotto il video, delle bustine di fermenti e di starter che sono adatti per ogni tipo di formaggio, ed ce n'è uno anche per il taleggio. Voi prendete quello lì e in fase di quando scaldate il latte l'andate a mettere dentro e omettete questa fase che sto facendo vedere. Ma se volete partire da zero, io faccio così. Allora, 300 grammi di taleggio originale comprato in negozio. Cosa facciamo? Ci tiro via la crosta, ma non la butto via, attenzione, La crosta ci servirà da inserire comunque nel latte, quindi se non sono anche super preciso a pulirlo, così. Intanto che pulisco questo taleggio, il formaggio taleggio è un formaggio tipico del bergamasco e naturalmente io non potrò stagionarlo nelle grotte di tufo, come potete immaginarvi, quindi la mia stagionatura sarà una stagionatura, diciamo, casalinga e speriamo che venga bene. Certo che l'aroma che trasferisce l'affinamento dentro le grotte con la pietra di tufo, che mantiene un sacco l'umidità, questa pietra qua, forse non riusciamo a replicarla, però ci andremo vicino, spero. Allora faccio dei pezzettini piccoli perché voglio frullarlo. Vedete, c'è un mini pimmer qua sopra, faccio dei pezzettini piccoli, se no il mini pimmer si impappa tutto e non frulla niente, quindi faccio dei cubettini più piccoli che posso e li vado a mettere dentro la ciotola. Qui ho 1 litro di latte fresco intero. Questo litro di latte non è del contadino, ma l'ho preso al supermercato. È latte intero, ho cercato quello un pochino più grasso, però per il resto andrò in una stalla a prendere del latte che io utilizzerò crudo.
Ecco, se utilizzate il latte, io utilizzerò del latte fresco del contadino, della stalla, io mi fornisco, me lo dà, avete visto anche il video del parmigiano reggiano, avete visto la stalla, avete visto che il latte dalla mucca arriva direttamente in cisterna, non fa dei giri, insomma io utilizzo del latte buono, mi fido e vado tranquillo, utilizzo il latte e non lo pastorizzo, però voi state attenti, se volete seguire la procedura di pastorizzazione la trovate anche su internet e così siete più sicuri. Io preferisco non andare a scaldare ulteriormente il latte per mantenere le sue proprietà perfette, insomma tutti i suoi grassi, tutto intero. Allora ho messo qua dentro il taleggio che ho fatto a dadini piccoli. Il taleggio io l'ho tenuto un po' fuori dal frigo così si è ammorbidito, non so se ho fatto bene ma adesso vediamo. Non ce lo metto tutto il latte, ne metto solo un pochettino e poi lo vado a frullare col mini pimer. Direi che sia venuto abbastanza bene. Prima che diventi un cappuccino vado a sentire dentro, sì, si è proprio sbriciolato, è diventato proprio pezzettini. Allora adesso lo metto tutto qua dentro, ci do una frullata così si mescola bene. Bene, basta. Ok, metto qua dentro un pochettino più, in un contenitore un pochettino più contenente. Ecco, queste qua io ce le metto perché attorno ci sono delle muffe che andranno a contribuire al mio siero innesto, quindi le faccio un po' più piccoline. Lì, pellicola trasparente, fuori dal frigo 48 ore, vedrete che lieviterà. Fra 48 ore cominciamo a fare il taleggio. Sono passate 48 ore e il nostro starter è pronto. Adesso l'ho mosso un pochettino, si è sgonfiato, però si era gonfiato almeno 2 dita in più. Avete visto che ho versato il latte che ho preso in azienda agricola. Fra l'altro ringrazio l'azienda agricola Moscatini. Vi ricordate che ho fatto il video del parmigiano reggiano? Andatelo a vedere, vi metto il link qua, che mi ha offerto il latte, sono stati carinissimi e fra l'altro mi ha invitato per andare a fare la baby forma, ma questo è un altro video che vedrete magari più avanti. Ho messo il latte, come avete visto l'ho versato in un pentolone, sono 20 litri di latte non pastorizzato. Adesso lo sono andato a prendere ieri pomeriggio proprio dalla tetta della mucca, l'hanno munto e me l'hanno dato. Adesso l'ho messo sul fuoco, termometro alla mano, lo portiamo a 37 gradi e quando siamo a 37 gradi spegniamo il fuoco. Bene, abbiamo raggiunto i 37 gradi, mi raccomando, quando lo mettete sul fuoco tenete il fuoco bassino per non bruciare il latte, pian pianino arrivateci a 37 gradi con calma, perché sennò il latte si va a bruciare. Allora ho raggiunto i 37 gradi perché adesso andrò ad aggiungerci gli ingredienti e andranno un po' ad abbassare la temperatura del latte. Avremo bisogno di lasciarlo fermo anche una ventina di minuti per far amalgamare bene gli ingredienti. Allora il latte, abbiamo detto 20 litri di latte, l'ho portato a 37 gradi, tenetelo mescolato. Adesso andiamo a metterci il nostro starter. Utilizzo un passino perché non voglio metterci le croste. Perfetto, e mescolo. Aggiungo dei fermenti, quindi aggiungo dello yogurt naturale intero, ne aggiungo all'incirca un mezzo chilo, va considerato circa un cucchiaio per ogni litro di latte, quindi una ventina di cucchiai. Sì, direi che mezzo chilo sono 19 cucchiai, ma va bene lo stesso, insomma. Adesso mescoliamo il tutto per bene.
Fermiamo il giro del latte. Ok. Coperchio e canovaccio. Così lo teniamo fermo un quarto d'ora, 20 minuti, che così tutti gli ingredienti si vanno ad amalgamare, si vanno a mescolare bene, poi siamo pronti per aggiungere il caglio. Bene, passati 20 minuti lo andiamo a scoprire e vado ad aggiungerci il caglio. Il caglio, che ve lo chiedete tutti, io utilizzo questo qua, si chiama caglio liquido di vitello, lo fa la ditta Bellucci SRL. È un caglio molto buono che usano anche nei caseifici. Tante volte il formaggio non caglia, la colpa è proprio del caglio liquido. Tanti tipi di caglio a me è capitato, almeno a me, non mi fanno cagliare il formaggio. Sono arrivato a utilizzare questo qua e mi trovo molto bene. Me lo scrivete sempre sotto nei commenti, ho voluto puntualizzare. Allora, questo caglio vi leggo cosa mi dice, perché ogni marca ha il suo dosaggio. Versare da 7 a 15 cc ogni 100 litri di latte, quindi 15 ml di questo prodotto vanno bene per 100 litri di latte. Io ne utilizzerò 3 ml, ok? Ho fatto quel calcolo qua, leggermente abbondante, 3 e 2. Uso la siringa per essere preciso, io lo vado a sparare dentro. Bene, mescolo, coperchio, di nuovo i panni e stavolta aspettiamo una quarantina, 35-40 minuti che il latte cagli, diventa sodo come il budino, come avete visto negli altri video. Bene, sono passati 40 minuti, andiamo a vedere la nostra cagliata. Si è solidificata, guardate. Adesso non dobbiamo fare altro che andarla a tagliare, quindi con un coltello lungo andiamo a farci dei tagli all'incirca 3x3. Comunque, prima facciamo la nostra solita croce che porta molto bene. Ecco, così. E poi andiamo a fare i dadini. E poi in questo senso. Bene, lo copriamo, aspettiamo 10 minuti che la cagliata si separi dal siero e poi andiamo a fare la seconda rottura, la andrò a fare con lo spino. Bene, siamo pronti per fare la seconda rottura, che è quella che andrà a sbriciolare in pezzettini piccolini, ma neanche troppo, grossi come una nocciolina. Vedete, si è staccata dal siero, il siero è venuto a galla e la cagliata un po' si è staccata, insomma. Questo qua è lo spino, è un attrezzo da casaro, è il modello più piccolo che esista. Se non avete lo spino potete farlo anche con una frusta, non succede niente. Però questo qua è molto comodo perché ha tutte queste alette qua, che ha delle lamelle che tagliano sia a scendere, diciamo, che a salire e aiutano a rompere la cagliata in maniera fine, insomma. Ecco, andiamo dentro delicatamente. Guardate come ha cagliato questo latte, fantastico. Delicatamente andiamo tutto a rompere in pezzettini più piccolini.
Adesso metto il coperchio un'altra volta, lo lasciamo fermo altri 10 minuti che tutta la cagliata, tutta la massa vada ad affondare nella pentola, vada proprio sul fondo della pentola, così andremo ad estrarre un bel po' di siero e saremo facilitati nell'estrazione per poi andarla a mettere in fuscella. Allora, come siamo organizzati? Siamo organizzati che ho preso un'altra bacinella dove andrò a metterci il siero per svuotare un po' la pentola. Da questa parte ho la fuscella che è quella quadrata tipica del taleggio, misure standard proprio del taleggio, e ho un tappetino con microforato che servirà per far passare il siero, per farlo sgocciolare, con un'altra bacinella e una griglia in maniera che il formaggio sgocciolerà sotto. Quindi adesso vado a vuotare un pochettino, vedete che la cagliata è scesa. Con un mestolo e un colino vado a svuotarmi un po' di siero. Lo passo perché se dovessi tirare su della cagliata così mi rimane nel colino. Il siero che vado a togliere naturalmente non va buttato via, da qua ci ricaviamo la ricotta, che non vedrete in questo video perché ho già fatto il video della ricotta. Magari vi lascio il link qua sopra. E cominciamo a riempire la nostra fuscella. Il fondo non c'è perché è comodo poi da girare. Io mi sono fatto il fondo con questo tappetino, anzi ne ho fatti due in realtà, per poterla girare poi successivamente. Adesso rimetto il siero nella pentola perché lo userò poi per fare la ricotta, però fra un paio d'ore, e con il calore del siero andrò a fare la stufatura. Adesso vi faccio vedere. Allora, ho riversato il siero nel pentolone, ho dato un po' una sistemata, adesso vi faccio vedere per quanto riguarda la stufatura. Prendo tutta la mia griglia, la metto sul pentolone, ok? Mi sposto un attimo, metto anche il siero che ha sgocciolato fino adesso il formaggio senza fare danni. Ok, il siero è ancora abbastanza caldo e il calore salirà e mi andrà a fare una stufatura. La stufatura cosa serve? Serve per far spurgare bene il formaggio. Adesso finché è così ci faccio già la prima girata, quindi prendo l'altro tappetino e andiamo a girarlo. Ecco qua, così sgocciolerà anche dall'altra parte. La giratura almeno una volta ogni ora, adesso rimarrà così per 12 ore. Naturalmente il siero si raffredderà, fra un paio d'ore sarà freddo e può bastare per me la stufatura così, ma se volete farla un pochettino più lunga potete mettere il forno a 35-37 gradi e mettere, immagino che il pentolone non ci stia, però almeno mettere il formaggio dentro coperto con una grigliettina sotto e un contenitore per farlo sgocciolare. Lo fate andare un altro paio d'ore, così aiuta a spurgare, però io non ho nessuna fretta, lo lascio spurgare da solo. Vedrete che da così calerà la metà. Quindi adesso ci metto i canovacci, uno così e uno così. Il calore andrà ad aiutare il formaggio a fare la stufatura. Io adesso per 12 ore, una volta all'ora, lo giro. Una volta anche ogni 2 ore, ok? Non succede niente se vi dimenticate, però vuole fatto girare spesso perché deve spurgare bene da tutti i lati, proprio in questo sistema. Ci vediamo alla fine della spurgatura che vi faccio vedere il formaggio come inizia a diventare, ok?
Bene, allora guardate, sono passate 4 ore da quando l'abbiamo messo in fuscella. In queste 4 ore l'ho già rigirato 2 o 3 volte, non ho fatto vedere, ma vi faccio vedere adesso come faccio a rigirarlo. L'ho tolto da sotto la pentola perché la pentola ormai si è raffreddato e non serve più a niente, non dà più calore, quindi abbiamo bisogno di tenerlo in stufatura altre 7-8 ore. E per poter mantenere una temperatura con un'umidità abbastanza alta, io lo metterò dentro al forno, lo porto a circa 30 gradi, aspetto che cali un po' la temperatura, metterò una brocca di acqua tiepidina qua sotto nel vassoio, coprirò il formaggio e poi dopo lo metto in forno e lo chiudo, così un po' dovrebbe tenere fino a domani mattina, che poi andremo a fare la salatura. Allora adesso vi faccio vedere, lo giriamo, vedete che sgocciola ancora, è calata tantissimo, e però se era sodata è già più maneggevole, non si rompe, quindi andiamo più tranquilli. Ecco qua, è importante molto rigirarla perché deve spurgare, deve proprio far uscire tutto il siero che c'è al suo interno. Quindi adesso vado a scaldare il forno, lo metto lì, fino a domani rimarrà lì, spero a una temperatura di 20-22 gradi, con l'acqua che ci mette sotto andrà a dargli un'umidità che deve essere 84-85% di umidità, perché abbiamo bisogno che il formaggio non si secchi. Questo è un formaggio che ha bisogno di un'umidità abbastanza alta anche durante la stagionatura, ma questo poi magari ne parliamo un pochino più avanti quando andiamo a farci degli altri lavoretti. Va bene, direi che ci possiamo vedere domani che andiamo a salarlo. Allora, sono passate 12 ore, andiamo a vedere, praticamente abbiamo fatto la stufatura, andiamo ad estrarre il formaggio dalla fuscella, se ci riesco. Voilà. Guardate che bel tarlocone che è diventato, ma è diventato bello compatto. Adesso andremo a fare la salatura. Io la salatura non peso il sale, perché anche nei caseifici dove fanno il taleggio lo mettono così un po' a spolvero e ci danno una massaggiata, diciamo. Uso del sale fino, ce ne metto un pochino sopra, diciamo quello che ci sta ce lo metto, ecco. Su tutti i lati. Certo non ce ne metto in esubero, lascio solo quel velo che contiene, che può tenere il lato del formaggio, insomma. Allora, la salatura aiuterà a spurgare ancora di più il formaggio, quindi vedrete che cala ancora, tenderà ad abbassarsi, e aiuterà la formazione della crosta, in più donerà il sapore poi al formaggio. Allora, una volta salato, abbiamo fatto prestissimo, è il momento di metterlo in stagionatura. Io mi sono preparato una vaschetta, un contenitore abbastanza capiente, perché io lo metterò sigillato. Siccome io non ho una stanza che porti 85% 90% di umidità, o avete uno stagionatore dove potete metterlo dentro e mantenete dai 2 ai 6 gradi di temperatura e un'umidità dell'85-90%, o se no l'umidità gliela dovete fare voi. Per la temperatura il frigo di casa non è un problema, perché comunque 4 gradi ci arriva. Per l'umidità andiamo a metterlo dentro a un contenitore. Io ho messo sotto una griglia di rialzo, così il formaggio potrà sgocciolare. Ho preso un tappetino di legno di canna di bambù, per l'esattezza questo qua è il tappetino che si usa per fare il sushi, ok, per fare i rotoli di sushi, e ce lo metto sotto in maniera che sia a contatto con il legno possa assorbire il siero e rimanga umido anche il legno, e poi fornisce umidità all'ambiente che gli andiamo a creare. Quindi
mettiamo il formaggio all'interno, lo chiudo con il coperchio. Naturalmente non è un coperchio ermetico, anzi vi faccio vedere subito. Coperchio che comunque fa circolare l'aria, così, e lo metto in frigo, lo lascerò una settimana e poi dopo cominceremo a fare le spugnature. Logicamente in questa settimana, una volta ogni 2 giorni, io tutti i giorni vuole rivoltato, insomma, se ci riuscite 2 o 3 volte al giorno andatelo a rivoltare, così finisce di spurgare il siero. E direi che lasciamo passare questa settimana e poi ci vediamo per la prima spugnatura con acqua e sale. Bene, è passata una settimana da quando abbiamo fatto il formaggio. Il formaggio, come vedete, si è un po' compattato, è calato, ma calerà ancora di sicuro. Ho preparato una soluzione salina, ovvero 1 litro d'acqua, 200 grammi di sale fino. Sto mescolando per far sciogliere il sale e questa salamoia, diciamo, andrà spugnata con una spugnetta naturalmente dedicata solo a questo lavoro, una spugna nuova naturalmente. Andiamo a inumidire la crosta perché così durante la stagionatura la crosta non farà le crepe, manterrà una forma elastica, rimarrà abbastanza elastica e mantenendolo umido spesso. Adesso vi dirò che comunque una volta ogni 5 giorni vuole spugnato per bene fino alla fine della stagionatura, e un po' l'acqua e il sale naturalmente andrà a penetrare, contribuirà un po' ad insaporire il formaggio. Quindi sale sciolto, andiamo a tamponare il nostro formaggio. In questa maniera. Da tutti i lati naturalmente. Perfetto, l'acqua non la buttate via tutte le volte, la tenete a parte, ci mettete una pellicola sopra e la utilizzate ogni 5 giorni per andare a spugnare il formaggio. Potete anche versarla in uno spruzzino, spruzzarcela sopra e spugnarla così, forse è più comodo. Comunque va bene, l'importante è tenere umido il formaggio. Una volta fatto ciò io lo lascio 10 minuti fuori dal frigo così umido, prima di rimetterlo in frigo dentro il suo contenitore, che ce l'ho qua dietro, che non ho cambiato niente, sempre con un goccetto d'acqua sotto. Ci do un'altra spugnata e lo metto via bagnato qua dentro, poi metto il coperchio in frigo. Ogni 5 giorni ripeto l'operazione. Direi che ci vediamo verso la fine, è inutile che stia a farvi vedere tutte le volte che spugni, e vediamo come diventa il nostro formaggio similtaleggio. Allora, sono passati 60 giorni, ma lo sento ancora un po' duretto, vorrei che ci mollasse un pochettino. Vado a fargli l'ultima spugnatura e poi lo lascio un'altra settimana a vedere se un po' la pasta cede. Quindi sempre con la mia acqua e sale vado a spugnarlo, che si ammorbidisca la crosta e diventi un pochino elastica, sperando che la pasta interna ceda un po', diventi un pochettino più morbida, perché adesso la sento ancora piuttosto soda, un po' tipo mattone, però ecco, la lascio umida così, poi adesso la rimetto in frigo. Ci vediamo fra una settimana che proviamo a fare la prova assaggio e vediamo cosa c'è venuto fuori. Allora, alla fine sono passati 70 giorni e non vedo l'ora di tagliarlo, e quindi mi fermo a questa stagionatura qua. Sembra che abbia un po' ceduto la pasta dentro. Adesso voglio proprio vedere, vado a tagliarlo. Non è proprio il coltello adatto, però al momento c'è solo questo, gli altri ce li ho da affilare. Quindi ci facciamo un taglio. La consistenza parrebbe quella di un formaggio molle. Il profumo è quello del taleggio, l'odore è quello del taleggio. Adesso vi dico anche il gusto. Andiamo a fare un bel tarlocchino.
Anche la consistenza, guardate com'è cremoso. Oh, simil taleggio, attenzione, perché non voglio mica... Io ho fatto una prova, non voglio mica offendere nessuno, ho solo fatto una prova di formaggio fatto in casa, quindi amici bergamaschi non vi offendete, ma non sarà mai uguale al vostro, però spero di essermi avvicinato parecchio. È molto molto mollo, forse potevo lasciarlo anche meno. Comunque amarognolo, cremosissimo in bocca, si scioglie, molto buono, molto buono. Dico che secondo me si avvicina a un 70, 75, anche 80% al gusto. Sì, se lo lasciavo forse 3-4 giorni in meno, è diventato proprio molto morbido, gommoso, ha la consistenza del brie come pasta. Io la chiamo la pasta un po' gommosa, però fresco, buono. Se usate il latte buono di mucca, usate quello del contadino, andate a prenderlo dove vi fidate, insomma. Secondo me viene fuori un bel lavoro. Più difficile secondo me farla col latte della bottiglia del negozio, attenzione. Qua abbiamo bisogno di parecchio grasso per arrivare a questo tipo di formaggio. Molto buono, buonissimo. Bene, siccome me lo devo mangiare io, va poi bene, avete capito? Quindi se volete replicarlo, insomma, la procedura l'avete vista, un po' di pazienza ci vuole, un po' di cura, perché il procedimento è la stagionatura è lunga e poi la spugnatura è una rottura di balle, lo so anch'io, però bisogna farla per mantenere la crosta morbida e elastica, ok? Se no vi si secca e fa le crepe e non va bene. Già questo qua aveva tentato, per fortuna che l'ho tenuto spugnato parecchio e si è ammorbidito. Va bene, vi lascio sotto il link tutti gli ingredienti che ho utilizzato. Se volete sapere la fuscella dove l'ho presa, vi metto il link del sito dove l'ho presa per farlo quadrato, ma non è necessario farlo quadrato, ho voluto un po' rispettare i parametri, potete farlo anche rotondo che non ci sono problemi. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace almeno per supportare la fatica della procedura e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Un saluto da Davide, alla prossima video ricetta. Ciao a tutti.